Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme le zeppole sarde. Vi piacerebbe preparare un bel vassoio di zeppole così? Ora vi faccio vedere cosa può essere fare questa bellissima ricetta. Ecco qui le mie zeppoline. Ora, se vi ho fatto incuriosire, guardiamo come si fa. Prepariamo le zeppole, in sardo si chiamano isizzipulasa, qui in Sardegna li aromatizziamo con lo zafferano e con l'arancia e mettiamo quel tocco in più che è il nostro filet verru, che è la grappa. Non possono mancare nei periodi di carnevale, ci sono tantissime ricette, io faccio la mia e ora vi faccio vedere gli ingredienti. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 700 g di farina 00, la scorza di 2 limoni, la scorza e il succo di 2 arance, 2 uova grandi, 300 g di patate schiacciate bollite, un cucchiaio di zucchero, 2 bustine di zafferano, 20 g di lievito di birra, un bicchierino di filet verro o di acquavite, 200 g di latte, 1 litro di semi di olio di arachidi e dello zucchero quanto basta per rotolarci sopra le nostre zeppole. Allora iniziamo subito la nostra preparazione. Prendiamo la farina e la mettiamo nella ciotola di una planetaria. Se siete amanti della tradizione potete anche fare tutto a mano, ovviamente. Nessuno ve lo vieta, ma diciamo che è un validissimo aiuto quello dell'impastatrice. Ok, facciamo diciamo, la classica fontana all'interno della farina. Una volta fatto questo, prima di metterlo dentro la farina, rompiamo l'uovo in una ciotolina e poi mettiamo sulla farina direttamente. Prima uno. Ok, e poi l'altro. Qui ho il mio latte, nel latte che dobbiamo intiepidire leggermente, senza esagerare naturalmente, andiamo a sciogliere il nostro lievito. Ok, adesso uniamo lo zucchero, ricordo un cucchiaio. A questo punto uniamo dentro la ciotola della planetaria le patate schiacciate. Grattugiamo direttamente nella ciotola della planetaria la scorza del limone, che ovviamente deve essere non trattato, mi raccomando, e ben lavato. Ok, una volta messo il limone, la scorza del limone, mettiamo anche la scorza dell'arancia. Ok, abbiamo messo anche la scorza dell'arancia. Adesso con una forchetta, prima di azionare la macchina, con una forchetta schiacciamo bene bene e cominciamo ad amalgamare gli ingredienti. Ok, adesso andiamo a montare il gancio e iniziamo piano piano a lavorare. Nel frattempo noi prendiamo l'arancia, tagliamo la metà e ne preleviamo il succo.
Ok, una volta che abbiamo ottenuto il succo d'arancia, lo mettiamo pian piano nel nostro composto. Lo metto pian piano perché è fondamentale dare il tempo al nostro impasto di assorbire i liquidi. Ok, adesso mettiamo lo zafferano. E adesso pian piano aggiungiamo anche il latte insieme al lievito e allo zucchero. Anche questo, mi raccomando, abbastanza lentamente, proprio per far assorbire i liquidi. Ok, adesso una volta che raggiungete questa consistenza, io spengo la macchina, tolgo il gancio e metto la foglia, perché secondo me lavora meglio così. Allora, ho incorporato tutto il latte, adesso spengo un attimino la macchina, solleviamo e mettiamo piano piano anche su vile ferro. Allora, ho incorporato tutta l'acquavite, quindi da questo momento in poi lascerò lavorare la macchina ben 20 minuti. Allora, dopo 20 minuti vi faccio vedere qual è la consistenza del mio impasto. È cambiato completamente, è molto più elastico, più insomma quasi come una crema, ecco, solo a vedersi. Ora spegniamo la macchina, vedete? Adesso io per andare a fare la lievitazione lo trasferirò nel mio contenitore di terracotta che in sardo si chiama Sagivedda. Allora, solitamente questo contenitore veniva utilizzato perché quando si facevano le zeppole in antichità, si facevano sempre in grandi quantità, magari usavano anche 2-3 kg, insomma ne facevano veramente tante, quindi serviva un contenitore così grande per contenere tutto l'impasto. A me insomma piaceva farvelo vedere e in più metterlo appunto a lievitare in questo bellissimo contenitore. Allora, se vedete che durante la lavorazione le scorze del limone o dell'arancio sono andate in basso, fate questo movimento così e andate a riportarlo un po' dappertutto. Vedete poi com'è l'impasto, bello elastico. Ok. Allora, mi raccomando, il nostro composto è un composto piuttosto delicato, nel senso che teme la temperatura, deve avere sempre quella temperatura, quindi teme le correnti d'aria. Se andiamo a utilizzare, quindi se andiamo a trasferire da una ciotola all'altra l'impasto, ricordatevi che la ciotola dove stiamo andando o il contenitore, in questo caso io la Sagivedda, deve avere più o meno la temperatura della ciotola dove abbiamo lavorato. Cosa significa questo? Che se abbiamo un contenitore che è stato in un luogo freddo è meglio stemperarlo un pochino, magari sotto l'acqua tiepida. Mi raccomando comunque, se sciacquate il contenitore con l'acqua tiepida, asciugatelo ovviamente prima di metterci l'impasto. Adesso quindi copriamo con la pellicola, copriamo anche con una coperta in modo tale da tenere bene la temperatura e lo mettiamo a lievitare per 3 ore. Dunque il contenitore che abbiamo scelto per la lievitazione dovrà essere posto in un luogo abbastanza tiepido.
o lo mettiamo in una stanza magari vicino, se abbiamo un caminetto acceso vicino al camino, non neanche troppo, oppure in una stanza dove è ben climatizzato, o addirittura se abbiamo il forno abbastanza grande che contiene la nostra ciotola possiamo infilarlo direttamente dentro il forno. Il forno magari lo stemperiamo un attimino, lo facciamo arrivare a 40 gradi. Ok, naturalmente lo dobbiamo spegnere, quindi lo otteniamo la temperatura e la luce accesa per tutte le 3 ore. Allora, sono trascorse 3 ore, quindi adesso vi faccio vedere come è lievitato il mio impasto. Vedete? Allora adesso toglierò la pellicola, l'olio sta già scaldando, io l'ho misurato col mio termometro, dovrà raggiungere circa una temperatura di 160-170 gradi e ricordiamo di usare olio d'arachide che è quello che insomma dà più soddisfazione a livello di frittura, quindi tiene meglio le temperature. Ok, eccoci qui ai fornelli, ho qui la mia scivetta, il mio contenitore con l'impasto ben lievitato. Qui vicino a me ho un pentolino con dell'acqua tiepida dove immergerò le mani per inumidirle un attimino e andare a prelevare l'impasto per poi fare la piccola frittella e non appiccicarmi le mani. Ok, quindi mi bagno un po' le mani, prelevo un po' di impasto. Faccio un piccolo foro, l'allargo leggermente e poi, stando molto attento, l'adagio nell'olio. Quando sale leggermente vado con un mestolino di legno e allargo leggermente il foro. E facciamo così anche per le altre frittelle. Allora, quando vediamo che ha un colore dorato, ma non troppo, non esageriamo, io diciamo faccio un po' all'antica, ho uno spiedino, metto diciamo lo spiedino nel foro della zeppola, la faccio scolare leggermente e poi la metto nella carta assorbente così. Una volta che ha assorbito un po', cioè ha scolato un po' l'olio in eccesso, prendiamo la zeppola. Io ho preparato un po' di zucchero qui vicino a me, la mettiamo nello zucchero, la rotoliamo per bene, così, e poi la mettiamo da parte. Questo procedimento è meglio farlo quando le zeppole sono ancora calde, così lo zucchero si attaccherà meglio. Ecco qui, ho appena finito di friggere le mie zeppole, con le dosi che vi ho dato usciranno circa 1 kg e 300 g di prodotto, quindi così per regolarvi. Ora vorrei fare naturalmente la mia prova assaggio, vi voglio far vedere come sono le zeppoline dentro, sono ancora belle calde. Innanzitutto vi faccio vedere quanto sono morbide e poi come sono dentro. Naturalmente facciamo una prova assaggio. Uno spettacolo, buonissima. Io vi consiglio di farle. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, mettete un bel like, bello zuccheroso,
Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul mio sito che è www.lericette-di-franci74.com e sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!